Salvatore Di Matteo della Pizzeria Di Matteo di via Tribunali 94 nel centro storico di Napoli, dove Bill Clinton assaggiò la famosa pizza al libretto. Oggi sono qui per preparare il mio impasto e la mia pizza. Prima fase, preparazione dell'impasto. Per ogni litro d'acqua si aggiunge 50 g di sale. Una volta sciolto il sale si inizia ad aggiungere una parte della farina. Ho aggiunto 3 g di lievito, considerando le temperature. Il disciplinare ci dice che praticamente possiamo usare un massimo di 5 grammi, ne ho usati 2,5. Questo mi consentirà di avere un impasto maturo già tra 6 ore, massimo 8 ore. Aggiunta tutta la farina, inizio ad impastare in modo più energico, perché devo ottenere un impasto morbido ma abbastanza elastico da permettermi di fare poi la classica pizza napoletana. Il punto di pasta è l'espressione anche del pizzaiolo napoletano. È il momento che praticamente il pizzaiolo decide, toccando l'impasto, che quell'impasto è giusto per ottenere il suo risultato, la pizza che lui ama fare. Seconda fase, stesura e condimento della pizza. Si appoggia su un tavolo l'impasto che si è ottenuto, deve risultare di un colore abbastanza liscio e si iniziano a formare dei panetti da 250 grammi. Si arrotola e si fa riposare in cassettini di legno oppure di plastica. Nella fase dello stagno, come in questa occasione, si può già osservare l'inizio della lievitazione dell'impasto, quindi basta osservare questi buchi che si formano all'interno dell'impasto quando viene tagliato. Terminata questa operazione, la pasta va riposata in un luogo asciutto, senza utilizzo di frigo, nel rispetto delle tradizioni più antiche napoletane e dei pizzaioli napoletani. Vai a prendere il panetto dell'impasto che abbiamo preparato prima, fatto riposare 8 ore, lo si porta nella farina e si dà pressione al panetto, partendo dal centro, andando in fuori, in modo tale che si forma il famoso cornicione e la si inizia a stendere. La prima cosa da mettere è il pomodoro. Si fa un movimento a spirale sulla pizza e poi si aggiunge il fior di latte per la tipica margherita napoletana. Aggiungere il basilico, ci aggiungiamo l'olio e formaggio. Terza fase, cottura della pizza. Adesso passiamo la pizza dal banco sulla pala per far infornare la pizza. Take a walk and I'll go to see the places, see the faces, leaving traces, and my friends are getting old. Per una cottura della pizza napoletana dobbiamo avere un forno che all'incirca è sui 400-450 gradi per avere un risultato perfetto. Vederla? No.